Ciao segni d'aria, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere che cosa dovete sapere in questo momento. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati li trovate in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo. Fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti se vi siete ritrovati, se qualcosa si dovesse realizzare. Poi ovviamente oltre agli oracoli che appunto li ho già tirati andremo a chiarire anche con i tarocchi. E nulla. Vi auguro buona visione, ringrazio sempre tutti i nuovi iscritti e coloro che mi seguono già. Iniziamo subito dal segno dei gemelli. Allora, segno dei gemelli, ho messo il microfono, spero che si senta bene perché c'è casino a casa, almeno questo, il microfono mi chiude un po' la voce e evita di far sentire i rumori esterni. Allora, andiamo subito a vedere che cosa dovete sapere in questo momento. Allora, avete la carta di conversazione, quindi andiamo subito a chiarirla. Ovviamente conversazione potrebbe riguardare il fatto che potrebbero arrivare delle comunicazioni, dei messaggi, che avrete una conversazione con qualcuno, oppure qualcuno che parla di voi, per esempio, che sta parlando di voi, ok? Quindi qualcosa che appunto riguarda una conversazione esterna magari, andiamo a chiarirla. Perché il segno dei gemelli deve sapere conversazione? Perché il segno dei gemelli per cosa deve sapere ora alla carta di conversazione? Allora, la torre al rovescio, 5 di denari e il 7 di spade al rovescio, quindi potrebbe riguardare una conversazione circa qualcosa che non è andato distrutto, però vi ha fatto sentire in un'energia di abbandono, di miseria, come se qualcuno si togliesse la maschera in qualche modo, oppure scoprirete, diciamo, la conversazione che qualcuno ha avuto magari parlando di voi, perché il 7 di spade al rovescio è come se appunto venisse, diciamo, svelato un qualcosa che riguarda una conversazione. Però vediamo ancora, perché il segno dei gemelli, per cosa deve sapere ora la carta di conversazione? Perché il segno dei gemelli, per cosa deve sapere ora la carta di conversazione? Allora abbiamo il re di spade, il 3 di bastoni e il fante di bastoni. Quindi abbiamo un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, e un segno di fuoco, ariete, leone, sagittario. Quindi appunto effettivamente questo potrebbe indicare innanzitutto che sono in arrivo dei messaggi da parte di qualcuno con uno di questi segni, quindi o un segno d'aria o un segno di fuoco. Potrebbe anche indicare che verrete a sapere di una conversazione riguardo voi, però che magari una persona esterna con questi segni zodiacali magari ha parlato di voi, ok? Non sembra niente di negativo, però appunto se siete donne ci potrebbe essere un uomo o di segno d'aria o di segno di fuoco che magari o vi scriverà un messaggio, oppure vuole parlare con voi, oppure sta parlando di voi, ok? Potreste venirlo a sapere, ok? Questo è un po' il concetto. Vediamo ancora. Perché il segno dei gemelli ha la carta di conversazione? Per cosa dovrebbe sapere in questo momento? Perché c'è la carta di conversazione? Per cosa deve sapere ora il segno dei gemelli? Appeso, 7 di coppe in orizzontale, quindi potrebbe esserci una conversazione innanzitutto con una persona con cui c'è stata una pausa, qualcuno su cui magari c'è un fantasticare, o c'è una persona che fantastica su una conversazione che magari avete avuto. Potrebbe anche essere, per esempio, il fattore appunto che c'è una persona che vi pensa, con cui magari non vi state sentendo, che sta parlando però di voi. Vediamo ancora una volta perché, per cosa devono sapere ora i gemelli. C'è la carta di conversazione. Perché per cosa devono sapere ora il segno dei gemelli? C'è la carta di conversazione. Giustizia al rovescio e mago, quindi come vi dicevo innanzitutto potrebbe anche essere che c'è qualcuno che effettivamente si è comportato in maniera ingiusta, non equilibrata anche nelle conversazioni. Potrebbe magari per alcuni aver parlato male, ok? non per tutti, ma potrebbe essere. Ma potrebbe anche voler dire che c'è una situazione dove voi magari siete stati trattati ingiustamente e c'è una persona che si vuole fare avanti, vuole parlare con voi, vuole avere un nuovo inizio. L'ultima volta, perché il segno dei gemelli ha la carta di conversazione, per cosa deve sapere in questo momento? Perché il segno dei gemelli ha la carta di conversazione? No, allora, troppe carte. Allora mi sono volate troppe carte, quindi no. Perché il segno dei gemelli ha la carta di conversazione? Per cosa deve sapere ora? Che il segno dei gemelli ha la carta di conversazione? Per cosa deve sapere ora?
Allora, abbiamo il 9 di bastoni, il 3 di bastoni e l'imperatore. Quindi c'è una persona forse di cui voi non vi fidate, che avete rifiutato o state aspettando che questa persona, diciamo, si faccia sentire, perché forse voi non vi fidate di questa persona, ok? Potrebbe avere il segno zodiacale dell'Ariete, perché è uscito l'imperatore, l'imperatore rappresenta proprio il segno dell'Ariete. Sembra essere una persona che ama comandare o che tende, diciamo, a comandare o a voler tenere le situazioni sotto controllo. È un qualcuno che però forse voi state aspettando. È possibile che questa persona voglia parlare con voi o stia parlando di voi. Quindi questo è come emerge. Ora andiamo a chiarire con i tarocchi. Allora, cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Che cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Allora, abbiamo il 10 di spade. Che cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Il fante di coppe in orizzontale. Che cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? E la regina di bastoni a rovescio. Fondo del mazzo la giustizia. Allora andiamo subito a chiarirle, poi ve le spiego. Allora, perché c'è il 10 di spade? Per cosa dovrebbe sapere ora il segno dei Gemelli? Perché c'è il 10 di spade? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Allora, il 9 di denari, il mondo a rovescio, cioè in orizzontale, scusate, e il 2 di denari a rovescio. Ok? Perché c'è il fante di coppe? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Perché c'è il fante di coppe in orizzontale? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Il diavolo a rovescio, gli amanti a rovescio e il re di coppe. Perché c'è la regina di bastoni? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Perché c'è la regina di bastoni? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Troppe carte. No. Perché c'è la regina di bastoni a rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Perché c'è la regina di bastoni a rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Fante di denari in orizzontale, 3 di bastoni, forza a rovescio e l'appeso. Ok. Allora, innanzitutto emerge che qua è possibile che voi avete diciamo, subito una chiusura dolorosa di una qualche tipo di situazione, cioè qualcosa che ha fatto male. Potreste esservi sentiti traditi, questo potrebbe avere a che fare con la vostra indipendenza, con i soldi, con il denaro, o se si tratta di amore, per alcuni potreste essere tornati a essere single, ok? C'è una situazione che vi ha fatto male, però dentro di voi non è ancora chiusa e riguarda una scelta che è stata presa o da parte vostra o da parte di qualcun altro di esterno. Questa è la prima cosa. Poi, altra cosa che emerge è che c'è qualcuno innanzitutto che potrebbe voler parlare con voi, chiedervi scusa, aprirsi sotto il punto di vista emotivo. È possibile che riceviate, diciamo, delle aperture emotive da parte di qualcuno, ma non totali, perché il fante di coppe era in orizzontale, quindi queste aperture a livello emotivo non è scusa, perdonami, ti prego amore mio, voglio tornare con te. Magari è, che ne so, ciao come stai, sono dispiaciuto per quello che è successo, cioè, per farvi un esempio, no? Non è proprio un'apertura totale, c'è qualcuno che si vuole aprire a livello emotivo, ma non è un'apertura totale, ok? Qui emerge un segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione, devo dire che sono presenti entrambe le energie, sia quella maschile che quella femminile, perché in questo mazzo il fante di coppe è un'energia femminile, quindi è anche possibile che avrete a che fare con una donna di segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione. Qualcuno comunque che si vuole aprire a livello emotivo, ma non lo fa del tutto. Cos'altro posso dire di questa cosa? È possibile che se siete donne del segno dei Gemelli appunto non vi state aprendo totalmente a livello emotivo nei confronti di qualcuno e lo stiate evitando soprattutto.
Io vedo un'energia femminile anche di segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, vedo le energie femminili ferme, che non si muovono e probabilmente sono in attesa di una comunicazione da parte di qualcuno, ok? Perché qua abbiamo un fante di denari, segno di terra, Toro, Vergine, Capricorno. Quindi è possibile che le energie femminili non stiano facendo niente, stanno aspettando qualcuno che comunichi con loro. Probabilmente ci sarà questa comunicazione. Voglio andare a chiedere ancora con i tarocchi. Vediamo se esce fuori qualcos'altro. Allora, che cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Che cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? 4 di denari al rovescio, Regina di spade al rovescio. Cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Troppe carte, no? Cosa deve sapere, ancora una, cosa deve sapere il segno zodiacale dei Gemelli ora? Ho detto una. Allora, abbiamo il fante di bastoni e la luna al rovescio. Sono abbastanza chiare, ma le vado a chiarire comunque. Perché c'è il 4 di denari? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Perché il 4 di denari al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Troppe carte. Perché c'è il 4 di denari? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Perché il 4 di denari al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Abbiamo il 7 di denari al rovescio e il 9 di coppe, cioè 7 di denari in orizzontale, scusate. Perché c'è la regina di spade al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Perché la regina di spade al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Il papa in orizzontale e l'8 di spade in orizzontale. Perché c'è il fante di bastoni? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Perché c'è il fante di bastoni? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? 4 di coppe al rovescio, 7 di coppe al rovescio. Perché c'è la luna al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dei Gemelli? Troppe carte. Perché c'è la luna al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno zodiacale dei Gemelli? Allora, 2 di spade, 9 di spade, regina di coppe. Ok. Allora, col mago sul fondo del mazzo. Sembra che i frutti di una situazione siano maturi, mi sembra che sia in arrivo qualcosa che vi darà soddisfazione, ok? Potrebbe avere a che fare con il denaro, con i soldi o anche con qualcosa che voi desideravate, ecco. Emerge una donna di segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. Io ricordo che questi video sono validi anche per chi ha l'ascendente, ok? Emerge il fattore che sembra che ci sia una donna arrabbiata, incavolata per qualcosa, o diciamo che c'è un qualcuno, se si tratta di sentimenti, che potrebbe fargli perdere il controllo della sua parte logica e razionale, o ancora potrebbe indicare che questa energia femminile è eccessivamente fredda perché non si fida, perché abbiamo il Papa in orizzontale. Però sembra come se effettivamente ci sia un qualcosa che fa sbloccare un'energia femminile, ok? Un'altra cosa che emerge è il fattore della comunicazione di prima. C'è un'energia maschile che potrebbe avere un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, che vuole andare, parlare, comunicare, mandare un messaggio a un'energia femminile, che in questo momento sembra o arrabbiata o non avere il controllo della sua parte logica, oppure eccessivamente fredda in una situazione, ok? Però emerge il concetto che c'è una persona che si farà avanti con un'energia femminile. Sembra che c'è un'energia femminile che è preoccupata per qualcosa, potrebbe avere un segno d'acqua, Cancro, Pesce oppure Scorpione o l'ascendente.
sembra insicura o comunque avere dei dubbi, delle paure, delle ansie riguardo un qualcosa che non gli fa perdere l'equilibrio, ecco. Però emerge anche il concetto che questi dubbi, queste paure verranno, diciamo, chiariti, perché sopraggiungerà una chiarezza con la luna al rovescio, ok? Quindi emergerà qualcosa che renderà più chiara una situazione, dove in questo momento però un'energia femminile si sta facendo, diciamo, delle pippe mentali, no? Quindi andiamo a chiarire ancora sia la regina di spade che il fante di bastoni che la luna. Io andarle a chiarire tutte. Perché c'è la regina di spade al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dei gemelli? Perché la regina di spade al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dei gemelli? È re di spade al rovescio ed eremita in orizzontale. Quindi c'è, diciamo, una perdita della parte logica e razionale da parte di entrambe le energie, sia maschile che femminile, e c'è un'uscita non totale ma in parte da una solitudine. Quindi è possibile che un'energia maschile si faccia avanti con un'energia femminile e una solitudine venga meno di conseguenza. Vediamo ancora perché c'è la regina di spade al rovescio, per cosa deve sapere ora il segno dei gemelli. Che la regina di spade al rovescio, per cosa deve sapere ora il segno dei gemelli. Allora, 3 di denari e 2 di coppe. Quindi questo potrebbe riguardare rapporti lavorativi, rapporti anche sentimentali sul lavoro, ok? O comunque collaborazioni a livello sentimentale. È possibile che ci sia una collaborazione con una persona a livello sentimentale che fa perdere il controllo appunto della parte logica e razionale a un'energia femminile. Quindi come se questa energia femminile nell'ambito di una certa collaborazione con una persona si sciogliesse, perdesse un po' la calma con questa temperanza a rovescio. Vediamo perché c'è il fante di bastoni. Perché c'è il fante di bastoni? Per cosa deve sapere ora il segno dei gemelli? Perché c'è il fante di bastoni? Per cosa deve sapere ora il segno dei gemelli? La papessa, il re di coppe in orizzontale, il diavolo al rovescio, quindi c'è effettivamente un'energia maschile che vuole farsi avanti. È possibile che questa energia maschile abbia dei segreti, abbia fatto silenzio, ma emerge il concetto che c'è un'energia maschile che vuole farsi avanti presso un'energia femminile. Potrebbe avere o un segno di fuoco, come abbiamo detto, o un segno d'acqua, cancro, pesce o scorpione. Non escludo terze parti coinvolte, nel senso che qua vedo anche un'energia femminile che potrebbe avere a che fare sia con un'energia maschile di segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma anche con un'energia maschile di segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione, con la quale però non sembra esserci un attaccamento a livello tossico, o magari c'è stato un distacco. Vediamo ancora perché c'è il fante di bastoni, per cosa deve sapere ora il segno dei gemelli. Perché il fante di bastoni? Per cosa deve sapere ora il segno dei gemelli? Allora, matto al rovescio, 9 di spade in orizzontale e l'imperatore. Quindi sembra che questa persona in precedenza forse non ha avuto il coraggio né la sicurezza di farsi avanti, perché abbiamo un 6 di bastoni al rovescio, quindi magari questa persona era insicura, aveva in parte dei dubbi, delle ansie, delle paure, perché c'è il 9 di spade in orizzontale. Ma sembra che questa persona riprenda il controllo, il comando con questo imperatore, molto forte il segno zodiacale dell'Ariete, e si faccia avanti presso un'energia femminile, quando in precedenza però non l'aveva fatto. Ma sembra come se recuperi un po' la voglia, la sicurezza per, diciamo, lanciarsi e comunicare con questa energia femminile. Vediamo ancora perché c'è la luna, perché la luna al rovescio, per cosa deve sapere ora il segno dei gemelli, perché la luna al rovescio, per cosa deve sapere ora il segno dei gemelli. Abbiamo l'asso di coppe, l'eremita al rovescio, quindi sicuramente sono in arrivo delle comunicazioni o delle nuove conoscenze, delle nuove opportunità. Il segno dei gemelli deve sapere ora che la sua solitudine in amore sta per finire, perché sono in arrivo o è in arrivo un nuovo amore, o sono in arrivo delle nuove opportunità in amore che appunto metteranno fine a un isolamento e a una solitudine. Quindi dal momento che si paleseranno queste nuove opportunità, qualcosa diverrà più chiaro. Diciamo che una confusione potrebbe finire, delle paure, delle insicurezze potrebbero finire, oppure c'è proprio una persona che potrebbe, diciamo,
farsi avanti e mettere in chiaro qualcosa che appunto farà cessare una solitudine, perché dal momento che una persona si farà avanti con voi creerà una nuova opportunità in amore, ok? Quindi questo è come emerge, io spero di essere stata abbastanza chiara, fatemi sapere nei commenti se vi siete ritrovati, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e passo al segno della bilancia. Ciao! Ciao segno della bilancia, benvenuti. Allora andiamo a vedere per voi. Chimica, quindi quello che dovete sapere adesso in questo momento è che c'è una chimica con qualcuno, quindi o voi provate della chimica o c'è una persona che prova della chimica per voi. Ok, in una situazione ci sarà della chimica con qualcuno. Andiamo a chiarire. Allora, vediamo perché ciò che deve sapere il segno della bilancia è chimica. Perché ciò che deve sapere il segno della bilancia è chimica. Allora, 2 di denari al rovescio, regina di spade e 5 di bastoni. 5 di bastoni. Quindi c'è un'energia femminile che sembra non essere totalmente in equilibrio riguardo a una situazione, appare fredda, logica, razionale, magari usa più la testa, no? Anche se in realtà non sembra proprio in equilibrio questa energia femminile. Ci potrebbero essere dei conflitti con questa energia femminile, c'è una forma di competizione anche fra più persone. È possibile che abbiate a che fare con un'energia femminile tosta e questo vi crei una sorta di attrazione nei suoi confronti, ok? Un'altra cosa che emerge è che però allo stesso tempo anche questa energia femminile, nonostante appare fredda, ok? Anche lei non è indifferente a voi. Vediamo ancora. Perché c'è chimica, per cosa deve sapere ora il segno della bilancia? Perché c'è chimica, per cosa deve sapere ora il segno della bilancia? Oh, quante carte! Regina di bastoni, 4 di bastoni in orizzontale, 7 di bastoni e l'imperatore, segno di terra, toro, vergine, capricorno e anche il segno dell'ariete. C'è una situazione che non è stabile, una energia femminile non sembra essere, diciamo, tosta, no? Anche concreta, no? È preoccupata, cioè, diciamo, a prendersi cura di se stessa, della casa, della famiglia, eccetera, eccetera. Però in realtà non è totalmente in equilibrio, perché c'è una sorta di chimica che è reciproca tra due persone. Vediamo ancora perché c'è chimica. Per cosa deve sapere ora il segno della bilancia? Perché c'è chimica? Per cosa deve sapere ora il segno zodiacale della bilancia? Allora, la torre in orizzontale, il 9 di denari in orizzontale, la regina di bastoni e il 5 di spade. Quindi vedete c'è un'energia femminile che non è totalmente controllata, non è totalmente indipendente, un'energia diciamo di singolitudine si può dire. C'è un'energia femminile che prova qualcosa per voi, emerge un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Non necessariamente deve avere questo segno, però emerge il concetto della passione che c'è tra voi e un'altra persona, ok? O che una persona prova per voi. Questa energia femminile potrebbe essere stata presa in giro in precedenza o potrebbe avervi preso in giro o si è sentita, diciamo, presa in giro, trattata male, potrebbero esserci stati dei dispetti, ok? Fatto sta che c'è un trasporto sia da parte di questa energia femminile che da parte vostra. Ora andiamo a chiarire, cioè andiamo a vedere con i tarocchi. Allora, cosa deve sapere ora il segno della bilancia? Cosa deve sapere ora il segno della bilancia? La forza al rovescio, che cosa deve sapere ora? Che cosa deve sapere ora il segno della bilancia? Cosa deve sapere ora il segno zodiacale della bilancia? Abbiamo la torre al rovescio e il 10 di bastoni. Ok, andiamo a chiarirle. Perché c'è la forza al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno della bilancia? Perché la forza al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno della bilancia? La giustizia al rovescio, il fante di bastoni in orizzontale e il 7 di coppe al rovescio. Perché c'è la torre al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno della bilancia? Perché la torre al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno della bilancia?
L'otto di coppe, la morte al rovescio e il cavaliere di spade. Mannaggia, adesso ve le spiego. Perché c'è il 10 di bastoni? Per cosa deve sapere ora il segno della bilancia? Perché c'è il 10 di bastoni? Per cosa deve sapere ora il segno della bilancia? Ok. E il 10 di bastoni, incredibile, incredibile ragazzi, non ci posso credere, va bene. Allora, c'è una situazione che non è in equilibrio o ingiusta, che vi fa perdere l'equilibrio, vi fa perdere la forza, vi fa perdere il coraggio, oppure una persona esterna che non ha il coraggio, diciamo, di farsi avanti, per esempio, di mandarvi un messaggio. Ok, vedo il concetto del fante di bastoni in orizzontale, quindi è possibile che o abbiate a che fare con una persona che in questo momento non ci sta mettendo energia nella comunicazione, o abbiate a che fare con persone anche in generale così, oppure siete voi in questo tipo di energia. Potreste anche ricevere, tipo ad esempio magari voi scrivete un messaggio, quella persona non vi risponde o vi risponde a metà, ok? Qui emerge un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, quindi le donne potrebbero avere a che fare con un segno di fuoco. La cosa primaria che emerge qui è che c'è una situazione che, nonostante ci sia stato un allontanamento, non è ancora finita, non è distrutta, soprattutto perché vedo da parte di un'energia maschile, che qui emerge come un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. Innanzitutto potrebbe un'energia maschile arrabbiarsi, essere tagliente con le parole o comunque avere chiaro un obiettivo, quindi se ad esempio si tratta di sentimenti, qualcuno si è allontanato ma in realtà o non vuole veramente allontanarsi, quindi ha chiaro un obiettivo e vuole tornare in una situazione che per lui non è chiusa, oppure vuole proprio inseguire qualcuno che è andato via, che si è allontanato. Altra cosa ancora, è possibile che ci sia un'energia maschile che non vuole distruggere le cose qui, non vuole chiuderle, vuole impedire, diciamo, una chiusura definitiva. Sì, questo è un po' come emerge. E la situazione che cioè le carte vogliono farvi capire che è una situazione diventata veramente pesante, perché è uscito 2 volte 10 di bastoni, quindi si chiude innanzitutto un ciclo perché sono usciti 2 10, quindi un ciclo si chiuderà per voi, però è qualcosa di pesante, cioè nel senso sembra che, essendomi uscito 2 volte 10 di bastoni, in una situazione sia richiesta veramente tanta energia, tanta forza, no? Per portare tutto questo peso. Allora ragazzi, mi si era stoppato il video perché avevo la memoria piena e si è stoppato il video. Comunque, allora riprendo da dove si è stoppato il video. Nel frattempo io ho richiesto perché questo 10 di bastoni. Allora, innanzitutto emerge il concetto che una situazione si chiuderà, cioè un ciclo va chiuso perché è diventato troppo pesante. Dico che un ciclo va chiuso perché sono usciti 2 10, quindi si chiuderà un ciclo. Una cosa che dovete sapere è che si chiuderà un ciclo pesante. Ok, un'altra cosa che dovete sapere è che una situazione è diventata troppo pesante, che richiede troppa energia per essere sostenuta ancora, soprattutto se lo state facendo da soli. Ho chiesto perché c'è questo 10 di bastoni e emerge appunto una donna di segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione. Il concetto che è possibile che siccome una situazione per voi è diventata pesante, no? Voi mandiate messaggi a un'energia femminile, potrebbe avere un segno d'acqua, potrebbe essere una persona positiva, solare, diciamo piena di vitalità, di energia, insomma, ok? Con cui sembra che andiate d'accordo, comunque che ci sia chiarezza, state bene, no? Ok? È possibile anche che dal momento che mandiate dei messaggi a questa energia femminile sia contenta con il sole. Però emerge che forse proprio per il fattore che siete troppo carichi, manderete comunicazioni a qualcuno, ok? E questa è la prima cosa. L'altra cosa è sicuramente il fattore che se si tratta della stessa persona di cui vedevamo prima che c'è stato un allontanamento, per cui non si vuole una chiusura, è possibile che ricerchiate qualcuno, ok? Questo è come emerge. Fatemi sapere se vi siete ritrovati nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e passo al segno dell'Acquario. Ciao a tutti! Ciao segno dell'Acquario, allora andiamo a vedere che cosa dovete sapere voi in questo momento.
Allora, avete la carta di abitudine, quindi è possibile che dovete sapere che una situazione è diventata abituale, ok? O che una persona pensa che magari con voi è diventata un'abitudine, oppure siete voi che dovete, insomma, magari cercare di mettere a fuoco il fatto che una situazione per voi è diventata abitudinaria. Andiamo a chiarirle, cioè andiamo a chiarirla. Perché c'è abitudine? Per cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Perché c'è abitudine? Per cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Allora abbiamo il carro con le stelle, quindi sì, sembra effettivamente che una situazione non cambia, non proceda, no? Come magari voi vorreste. Sembra che le cose non siano più le stesse rispetto a quello che voi desiderate, quello che voi volete, ok? Se non siete voi potrebbe essere una persona esterna che prova questo. Vediamo ancora perché c'è abitudine, per cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario. Perché c'è abitudine, per cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario. Allora abbiamo l'8 di bastoni, l'eremita al rovescio e l'8 di coppe al rovescio. È possibile che anche nelle comunicazioni, nei messaggi che magari voi ricevete, si sia creata una forma di abitudine, oppure ad esempio se si parla di una persona che torna nella vostra vita, diciamo che lo fa perché non riesce a stare sola, perché non riesce, è abituata ad avervi vicino con questo eremita al rovescio, no? Quindi una persona che non riesce a stare da sola perché è abituata a stare con voi, ok? Quindi di conseguenza magari questa persona torna sempre. Questo è un po' quello che mi fanno capire le carte, oppure potreste essere voi essere in questo tipo di energia ed è una cosa che magari dentro di voi dovete chiarire. Ora andiamo a chiarire con i tarocchi. Allora, cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Questa è caduta troppo velocemente. Cosa deve sapere ora il segno zodiacale dell'Acquario? Cosa deve sapere ora il segno zodiacale dell'Acquario? Allora, il fante di spade, questo è caduto a me. Cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Sì, giudizio e scusate, il 5 di denari al rovescio. Andiamo a chiarirle. Perché c'è il fante di spade? Perché c'è il fante di spade? Per cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Perché c'è il fante di spade? Per cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Allora, abbiamo il 6 di denari, il l'asso di denari e l'imperatrice. Perché c'è il giudizio? Allora, un attimo, stavano cadendo tutte le carte. Perché c'è il giudizio? Per cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Perché c'è il giudizio? Per cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Allora, la morte al rovescio, il 9 di coppe e l'8 di spade. Perché c'è il 5 di denari al rovescio? Perché c'è il 5 di denari al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Perché il 5 di denari al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? 2 di bastoni al rovescio, 3 di denari al rovescio, 7 di denari al rovescio. Allora, emerge il concetto innanzitutto che c'è una persona che potrebbe spiarvi, tenervi d'occhio, una persona che non si fida di voi. Emerge il concetto anche di chi in una situazione dà meno rispetto all'altro, cioè un dare e avere che non è reciproco. C'è un'energia femminile che o vuole offrirvi un nuovo inizio, un'opportunità, una soluzione rispetto a qualcosa, oppure voi siete in questo tipo di energia. Emerge tantissimo il concetto di prima, cioè c'è una persona del vostro passato che non riesce a lasciarvi andare perché ha una sorta di appagamento a livello emotivo nei vostri confronti e non sa come sbloccare la situazione, cioè senza di voi questa persona, come dire, avete presente quando una persona dice non so vivere senza di te? Ecco, questa persona ha una sorta di limite a livello mentale che non gli permette di andare avanti senza di voi ed è sempre portata a tornare da voi. Ovviamente potreste essere anche voi in questo tipo di energia, magari le carte vi vogliono far sapere che vi dovete sbloccare da qualcosa del vostro passato che continua a riemergere.
E anche qui emerge comunque il concetto di una persona che non vuole stare senza di voi, non riesce, vuole mettere fine a un abbandono, a una freddezza che c'è magari nel rapporto, e la vedo molto impaziente, non riesce, in questa situazione non si riesce a collaborare, ad avere una collaborazione, però c'è voglia di mettere fine a una freddezza, a un abbandono. Vediamo ancora. Perché c'è il 5 di denari al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Perché c'è il 5 di denari al rovescio? Per cosa deve sapere ora il segno dell'Acquario? Cavaliere di spade al rovescio, la torre al rovescio, il Papa e il 4 di spade al rovescio. Sì, c'è una persona con la quale forse o non state comunicando o c'è un'energia maschile che in questo momento non sta comunicando, emerge un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, ma per questa persona le cose non sono chiuse con voi, non sono distrutte, questa persona vorrebbe recuperare il rapporto, vorrebbe tornare a parlare con voi, vorrebbe mettere fine a una freddezza. Ovviamente potrebbe trattarsi d'amore, ma potrebbe trattarsi anche di un altro tipo di situazione, ma il concetto rimane questo, cioè una persona che vuole mettere fine a una forma di freddezza, di abbandono che c'è tra di voi. Questo è come emerge, fatemi sapere se vi siete ritrovati nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao a tutti!